tutte, bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi faremo un progetto molto particolare, soprattutto molto elegante, la borsa a cuore con inserti in legno. Adesso vediamo nel dettaglio quello che ci occorrerà per poterla realizzare. Ed ecco qui quello che troverete nel kit per realizzare la borsa a cuore. Ci saranno due basi in legno, che in questo caso io andrò ad utilizzare come laterali, due rocche di raffia da 100 grammi e una coppia di manici con degli inserti in legno. Ovviamente avrete anche la possibilità di poter cambiare il colore se non vi piace quello che oggi appunto vi propongo. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo a lavorare uno dei due laterali della nostra borsa a cuore. Quindi io prendo entrambe le rocche di raffia, le lavoro assieme col numero 4 e inizio a lavorare in ogni foro di questo laterale. Vado a inserire due punti bassi in ognuno, quindi in questo modo. Nel frattempo la codina la cominciamo a nascondere, quindi iniziamo in questo modo. Vedete? E facciamo i nostri punti bassi, mi raccomando, 2 in ognuno, fino a che non arriviamo nell'unica eccezione che adesso vi faccio vedere. Per il resto poi la lavorazione sarà tutta uguale. Quindi continuiamo, sempre 2. Invece in quest'unico punto, quindi al centro, faremo semplicemente un punto basso, una catenella e un punto basso. Questo è l'unico punto in cui dobbiamo fare questa cosa diversa, cioè ovvero due punti bassi separati da una catenella. Per il resto dei fori la lavorazione rimane la stessa, quindi due punti bassi in ognuno, così. Quindi lo facciamo fino a questo punto e ci rivediamo per vedere il secondo giro. Completato il primo giro, ho chiuso con punto bassissimo e adesso facciamo una catenella e facciamo un giro di punto basso in costa su tutte le maglie che abbiamo a disposizione, in questo modo. Mi raccomando in costa, perché poi questa asolina che rimane ci servirà appunto per creare poi il volà tutto attorno al cuore. Quindi nessun aumento, ma semplicemente questo giro in questa maniera. Quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo a questo punto. Ho fatto tutto il giro in costa, adesso non chiudiamo più con il punto bassissimo, ma da questo momento in poi e per gli altri giri successivi andremo a lavorare a spirale e non più in costa, quindi solamente il primo giro, per cui qui avremmo dovuto chiudere e invece si continua con punti bassi in questo modo, quindi punti bassi normali e a spirale, per cui verrà chiuso alla fine, vi farò vedere come, poi andremo a chiudere a questo punto. Quando faremo tutti i giri andremo a chiudere con asola di chiusura, quindi in questo modo. Poi nel momento in cui lo giriamo vi faccio vedere come si inizia a vedere la lavorazione. Adesso noi dobbiamo creare in totale 6 giri, quindi oltre il primo in costa altri 5 a punto basso normale. Io ho già realizzato l'altro pannello e ve lo faccio vedere, guardate quanto è bello, e vedete ho creato già i giri di punto basso. Quindi cosa facciamo? Completiamo questi altri 5 giri
Ci rivediamo per chiudere con asola di chiusura, così poi andremo a vedere come realizzare tutto il volà attorno al cuore. Completati tutti i 6 giri a punto basso, per l'esattezza il primo in costa e i 5 successivi normali, io ho tagliato il filo, sono nel punto esatto dove ho iniziato, quindi ho tagliato il filo. Io cosa faccio? Vado a chiudere con asola di chiusura, così lo scalino non si vedrà. Quindi una volta che ho tagliato il filo, io non su quello successivo ma quello ancora dopo, faccio passare qui sotto il nostro filato in questo modo e poi lo faccio ripassare al centro dell'ultima maglia che abbiamo eseguito in questo modo, e così ho ricreato l'asola di chiusura e non si è creato lo scalino per il fatto che abbiamo lavorato a spirale. E poi questo filato ce lo andiamo a nascondere poi per bene, un passaggio che faremo dopo. Ed ecco qui. Adesso dobbiamo creare tutto il volà attorno al nostro cuore. Quindi riprendiamo il filato, questa meravigliosa rafia che vi consiglio di utilizzare perché è veramente molto bella. Allora adesso dove noi abbiamo qui, vedete, dove abbiamo lavorato il punto basso in costa, sono rimaste queste asoline. In ognuna di queste adesso, come primo giro, perché saranno 2 giri, nel primo giro noi cosa facciamo? In ogni asolina andiamo a creare 3 punti alti. Quindi che facciamo? Fatto il cappietto, ci andiamo a inserire, al solito la codina facciamo in modo di lavorarla e facciamo la prima maglia alta che verrà sostituita da 3 catenelle. Quindi la prima è già fatta, nello stesso punto andiamo a fare il secondo punto alto e poi anche il terzo. Ed ecco il primo gruppo. Poi alla fine la codina la andiamo a tagliare. Sul secondo la stessa identica cosa. Aspettate che prendo un po' di filato. Andiamo a creare 3 punti alti, perché appunto ci devono essere molti aumenti per creare appunto quel tipo di lavorazione. Vedete? E si continua. Quindi sempre 3 maglie alte sotto ogni maglia disponibile. E man mano l'effetto volà si andrà a creare. Noi facciamo tutto questo, quindi 3 punti alti in ogni maglia, tranne qui, quindi vedete in questo archetto, perché ho fatto la prova e se noi facciamo 3 maglie alte in queste 5 non si vedrà più tanto bene la forma a cuore. Quindi prendendo qui il centro, diciamo, queste 5 maglie, vedete, proprio al centro, ne contiamo 5 e in queste 5 andiamo a creare solo una maglia alta in queste 5. Quindi in quella prima e in quella subito dopo sorvolate queste 5, si ricomincia con 3 maglie alte in ogni maglia. Quindi spero di essere stata chiara. Quindi continuiamo con 3 maglie alte in ogni maglia, queste 5 le facciamo singole e poi si procede normalmente. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo fatto tutto questo primo giro, ci rivediamo a questo punto per vedere come fare il secondo ed ultimo giro e praticamente poi la borsa andrà solo cucita. Ho finito tutto il giro con gli aumenti, vi ricordo che qui, come vi avevo spiegato, vedete,
ho fatto in questi 5 solamente una maglia, così è venuto arricciato, ma la forma del cuore è rimasta. Finito questo primo giro, chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima maglia alta e adesso su ogni maglia disponibile andiamo a creare dei punti alti. Quindi aumenti non ce ne sono più. La prima maglia alta è sostituita da 3 catenelle e si procede. Quindi in questo modo. Quindi una maglia alta in ogni maglia alta sottostante. E questo sarà il nostro ultimo giro prima di andare a cucire i 2 pannelli assieme. Quindi completiamo tutto il giro, chiudiamo con asola di chiusura così come vi ho fatto vedere prima e ci rivediamo per assemblare i 2 pannelli. Entrambi i pannelli sono completati, adesso dobbiamo creare la cucitura. Quindi io già li ho uniti. Guardate quanto è carina questa borsa, veramente una delizia. Quindi io ho messo dei marcapunti perché questa è la parte che rimarrà aperta e adesso dobbiamo cucire tutto il resto. Quindi io già ho preparato ago di fettuccia e adesso iniziamo in questo modo. Adesso vi faccio vedere che tipo di cucitura io praticamente ho lasciato, diciamo, mi sono orientata con questi punti qui per creare questa apertura, un minimo, diciamo, per consentire alla mano di poter entrare e quindi prendere i nostri oggetti. Quindi io mi sono inserita subito dopo questo punto che ho fissato e adesso faccio in questo modo. Il primo punto mi vado a fissare la mia rafia, poi questo lo togliamo e sempre dallo stesso punto, quindi sempre da qui, vado a prendere tutte e 4 le asole, quindi verrà fuori una cucitura obliqua, carina da vedere ma nello stesso tempo molto fitta. Si prosegue, i punti sono gli stessi perché appunto i pannelli sono uguali, quindi siamo tranquille. Tiriamo per bene. Sempre io ho preso in doppio la rafia, così fissiamo ancora meglio il nostro lavoro. Aspettate che lo sistemo un po'. Vedete come sta venendo fuori la nostra cucitura. Continuiamo sempre in questo modo. Tiriamo per bene entrambi i fili e questo lo facciamo fino all'apertura che vi ho mostrato. Guardate quanto viene carina la nostra cucitura, quindi lo facciamo fino a questo punto. Io chiaramente chiuderò nel punto precedente, quindi noi ci contiamo dei punti. Io come, diciamo, punto di riferimento ho preso questi 2 fori, quindi in questo punto qui io più o meno ho, vedete, ho la mia apertura in questo modo. Quindi ci rivediamo a borsa completata e quindi con la cucitura finita. Ed eccola qui, guardate quanto è bella, molto elegante, non è assolutamente difficile da realizzare,
Non dimenticate che questo kit andrà in sconto nelle date che vi lascio qui scritto, ma anche in descrizione. Lo trovate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, e vi ricordo che avrete la possibilità anche di poterlo personalizzare come colore. Se non vi siete ancora iscritti sul mio canale, mi raccomando, fatelo, attivate la campanella perché arriveranno un sacco di progetti nuovi e molto belli. Se ci sono dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio e ci vediamo alla mia prossima creazione.